Picasso diceva che ci vuole tempo, molto tempo, per diventare veramente giovani. E questo paradosso del tempo che fa diventare giovani invece che invecchiare sembra essere la cifra del film di Clint Eastwood, Il Corriere, The Mule. Mi spiego meglio. È il personaggio che Clint interpreta e lo interpreta in maniera estremamente suggestiva. Addirittura Clint ha circa 85, 86, 87 anni, credo, e interpreta un personaggio come se fosse novantenne e addirittura si permette la civetteria di sembrare più vecchio di quello che è e lo fa con grazia ed ironia. Sembra quasi che sfotta il pubblico nel momento in cui cammina a piccoli passi o finge che gli tremano le mani o ha uno sguardo per un momento vuoto come quello di certi vecchi sperduti nella solitudine dell'America. Ecco, è di nuovo la solitudine dell'America la base di questo racconto ed è un racconto sulla vecchiaia che diventa giovinezza, perché paradossalmente che cosa accade? Che un uomo egoista, isolato, che pensa solo a se stesso, che ha passato la vita trascurando la famiglia, trascurando i figli, trascurando il nipote, non mantenendo alcuna promessa, ma inseguendo soltanto una specie di sogno, diciamo così, commerciale poetico. Addirittura è uno che si occupa di fiori, e di fiori particolari, molto belli, che assorbono completamente la sua vita e non solo, ma che gli permettono di pavoneggiarsi nei vari concorsi floreali. Bene, quest'uomo che praticamente ha condotto quasi una vita inutile, chiuso su se stesso e sui suoi piccoli traguardi, improvvisamente alla soglia dei 90 anni si rende conto che ha perso la vita e lo fa nella maniera più incredibile di tutte. Il momento in cui, per necessità di denaro, accetta di diventare un corriere della droga. Un corriere della droga che gli riesce benissimo proprio perché è un vecchietto insospettabile su uno scassato furgoncino che gira per l'America. Ma in realtà questo uomo, che finora sembra aver nascosto le sue doti migliori, è accorto, è attento, è intelligente e stranamente e incredibilmente, e questo è il merito di Clint Eastwood, di farlo affiorare, è anche sensibile. Tant'è vero che non solo lega in maniera quasi amichevole con i messicani del cartello della droga, cioè che un po' lo sfottano, un po' lo prendono in giro, ma un po' lo rispettano, perché poi in fondo il vecchietto è uno che ci sa fare, è uno che se la sa cavare bene in ogni circostanza, l'esperienza della vita gli serve, ma per la prima volta si rende conto che il denaro può servire a far felice anche gli altri e quindi per la prima volta invece di accumulare spende donando, ma questo dono è un dono metaforico perché in realtà lui dona se stesso insieme a questo denaro, perché dona attenzione, dona cura, dona preoccupazione, dona in una maniera concreta ma che per lui è valida affetto e questo affetto incredibilmente gli ritorna e gli ritorna proprio come un'esperienza giovanile, cioè lui in realtà è come qualcuno che si affaccia alla vita e comincia a fare le sue esperienze. È come un adolescente che per un momento è traviato, quindi anche lui frequenta cattive amicizie, che per un momento si rende conto, prima si esalta e poi si rende conto di avere sbagliato, decide anche di pagare il suo debito con la società. È come se avesse di fronte una vita infinita, decide di dichiararsi colpevole e si prepara a scontare tutto, ma questa volta non più solo, ma con tutto l'affetto dei suoi. Il film è interpretato e diretto da Clint Eastwood ed è scritto da Nick Schenk, che è l'autore anche di Gran Torino, un altro film di Clint Eastwood in cui c'è di nuovo il tema della vecchiaia e la vecchiaia non come fine della vita, ma come inizio di speranza e di coraggio. Quindi originale e interessante proprio come questo corriere. A coadiuvare Clint Eastwood
Nel cast ci sono anche Andy Garcia in una figurazione, una specie di comparsata in cui interpreta un boss messicano, e Bradley Cooper, che è stato già il protagonista di The Sniper, sempre di Clint Eastwood, ed è il regista e il protagonista di A Star is Born, È nata una stella, uno sicuramente dei prossimi film in odore di Oscar. Tra l'altro Bradley Cooper è per 7 volte stato candidato all'Oscar e non è riuscito mai a prenderlo. Quindi forse, non dico questa volta, ma sicuramente con È nata una stella riuscirà ad avere alle candidature, quindi probabilmente riuscirà ad avere qualche premio. Tutto questo film in ogni modo ha un grande valore perché, al di là della forma che può sembrare quasi dimessa, in realtà è un road movie, si svolge attraverso le strade d'America, strade per lo più deserte, strade per lo più che raccontano metaforicamente la famosa, che io ripeto sempre, solitudine degli Stati Uniti d'America. Ecco, in queste strade il nostro personaggio scopre incredibilmente che esistono i fiori, ma i fiori che non sono soltanto nelle aiuole, nei prati e nei giardini, ma i fiori possono nascere anche nel cuore e si chiamano affetti. Grazie.